Ciao amici e bentornati sul mio canale. Come vedete alla mia destra oggi andremo a fare la recensione di questo fantastico robot pulitore. Il suo nome da battaglia è Ecovacs D-Bot X11 Omnicyclone e mentre torna alla base vi svelo anche i 3 motivi per cui mi ha stupito durante la pulizia. Come prima caratteristica rivoluzionaria è il nuovissimo sistema ciclonico presente nella DockStation che permette di aspirare la polvere senza l'utilizzo del sacchetto. Per chi è attento all'ambiente è una scelta sicuramente più sostenibile. Anche la seconda innovazione centra sempre la stazione di ricarica, sembra quasi arrivare dal futuro perché riesce a caricare ben il 6% della sua batteria nei soli 3 minuti di tempo in cui il robottino torna alla stazione per pulire il roller mop. E questa caratteristica permette a questo X11 di ricaricarsi quasi all'infinito, potendo pulire più di 1000 metri quadrati prima di doversi fermare per la ricarica. Per cui, a meno che abitati in un mega villone di Hollywood, questo robottino ha sicuramente la certezza di pulire tutte le vostre abitazioni senza avere il minimo tempo morto di ricarica durante l'aspirazione e il lavaggio. E il terzo punto, che adesso vi faccio vedere da vicino dalla telecamera, è la presenza di questo potentissimo roller mop che riesce a dare una pressione maggiore durante il lavaggio rispetto ai classici mop rotanti presenti nella maggior parte dei robot pulitori. E ora, prima di partire col test di pulizia e di lavaggio, andiamo a vedere da vicino le caratteristiche tecniche di questo robottino. Ma prima di partire vi ricordo che se alla fine del video vi sarete innamorati di questo bellissimo robot pulitore, vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. Per cui bando alle ciance, sigla e partiamo con la recensione. Per quanto riguarda l'analisi di questo X11 lo andiamo a scoprire subito. All'interno troviamo il tasto d'accensione e di spegnimento. Mi piace tantissimo questa forma a Y di questa pulsanteria perché ricorda la prima lettera di ICO, che è l'intelligenza artificiale di questo Ecovacs. Qua troviamo il tasto d'accensione e spegnimento e qua c'è il LED che serve a identificare la connessione Wi-Fi. Il contenitore della polvere dotato di filtro come si vede dalla telecamera, il sistema di navigazione dotato di telecamera per cui lo potete anche collegare al vostro smartphone per guardare la pulizia in tempo reale anche se siete fuori casa. Adoro tantissimo questi ruotoni super tassellati e sono anche dotati di carter e qua ci sono le ruotine ausiliari che si attivano a contatto quando la soglia preme esattamente questo punto. Una spazzola centrale antigroviglio, il super mop che vi ho introdotto durante l'introduzione e anche una texture variegata come si vede dalla differenza della superficie per massimizzare il lavaggio e tra l'altro riesce ad arrivare a una distanza di 1,5 cm superiore al bordo del robottino. Qua davanti troviamo la ruota omnidirezionale e beccatevi la cura del dettaglio di questo Ecovacs perché hanno inserito anche questa piccola spazzolina che serve a pulire la ruotellina durante l'utilizzo. E concludo con la spazzola laterale ed è così lunga che pulisce tranquillamente tutti gli angoli dell'abitazione senza bisogno dell'ausilio dell'estensione. E concludiamo con la parte posteriore dove sono presenti i 2 connettori per la ricarica e questo piccolo vassoio al cui interno è presente l'acqua che serve a pulire in maniera continuativa il roller mop. Pulizia continuativa che infatti è prerogativa dei roller mop. Ho già disimballato il detergente che andremo a inserire nella stazione e andremo anche a riempire il contenitore dell'acqua pulita. Riempito il contenitore dell'acqua pulita lo andiamo a reinserire nella stazione di ricarica. Per quanto riguarda invece i detergenti ho già riempito il contenitore per quanto riguarda il detergente standard. Ora però andiamo a riempire anche il contenitore per il detergente extra strong che serve per rimuovere le macchie più ostinate. Lo andiamo a versare e poi lo andiamo a reinserire nella DockStation. Operazione molto semplice e rapida, in meno di 30 secondi avrete installato il detergente. Detto questo adesso andiamo a imbrattare, partiamo dalla fetta biscottata, di sicuro le briciole non mancheranno, andiamo anche a versare un po' di vino rosso e sempre in questo corridoio vado a spargere un po' di crocchette per gatti, test molto utile soprattutto per chi ha animali. E siccome voi siete un pubblico molto esigente andremo a sporcare anche il tappeto, andiamo a versare un po' di prezzemolo, sono veramente curioso se riuscirà a pulire tutto questo imbrattamento e ultimo ma non per importanza un po' di ketchup che ci vuole sempre. Eccolo qua.
Direi che per la felicità di mia madre abbiamo sporcato un bel po' il pavimento della sala e ora non ci rimane che partire con il test di pulizia. Vi voglio far vedere anche questa chicca perché questo robottino è anche compatibile con i comandi vocali che sono in continuo aggiornamento grazie all'intelligenza artificiale. Inizia la pulizia. Ok, inizia l'aspirazione e il lavaggio dell'intera casa. Guardate come allunga il mop e la precisione dei bordi riesce a spingerlo esattamente fino a sotto lo scalino. Una pulizia precisa al millimetro, veramente tanta roba. Andiamo a vedere la potenza dei 19.500 pascal in questa zona piena di briccioline. Sentite come è aumentato l'aspirazione e avendo riconosciuto una zona particolarmente sporca è tornato indietro per fare un secondo passaggio. Non è rimasta neanche una briciolina e avete visto quante ce n'erano. Ho preparato anche questo bellissimo percorso ostacoli dotato di più livelli, entrambi gli scalini da 2,5 cm, per cui vedremo anche la sua capacità di superare le soglie. La sua capacità sarebbe fino a 4 cm, ma con questo test voglio andare oltre le aspettative, infatti l'altezza totale di questi scalini si aggira intorno ai 5 cm. Ed eccolo qua, guardate con che rapidità è salito, guardate anche l'inquadratura laterale, avete visto come ha alzato le rotelline anche sopra al secondo scalino. E adesso c'è la discesa, primo scalino fatto senza problemi, vediamo se riesce a fare anche il secondo scalino, ma sicuramente, ed eccolo qua, vi voglio far vedere il dislivello, praticamente più di 5 cm, per cui se avete anche una casa al cui interno sono presenti delle soglie di 2,5 cm o anche con una somma totale fino a 4 cm, questo fantastico D-Bot X11 non avrà nessun problema per passare da una zona all'altra. Sta pulendo perfettamente anche intorno a questa base di legno con sopra i fiorellini. Guardate anche in questo caso la precisione nei bordi perché ci passa esattamente al millimetro. E adesso si sta avvicinando alla zona delle crocchette del gatto, vediamo se le riconosce. Guardate come è rallentato, sentite come è aumentato l'aspirazione, è veramente super intelligente e in un solo passaggio ha praticamente aspirato tutto. Grazie anche ai 19.500 pascal di potenza d'aspirazione unito al flusso d'aria con una potenza di 18 litri al secondo fornisce delle prestazioni da top di gamma. Ed eccolo qua che sta tornando alla dock station e abbiamo l'occasione per andare a testare il Power Boost, ossia la ricarica ultra rapida durante il lavaggio del roller mop. Guardate, si è attivata, si vede perfettamente anche dal cellulare. Adesso siamo al 28% ed ecco qua che sta uscendo per riprendere la pulizia e come vedete dal cellulare è riuscito a tornare al 34%, per cui devo dire che questa ricarica boostata ha funzionato perfettamente e per me è sicuramente un plus per questo robottino top di gamma. E mentre sta andando il time lapse della pulizia facciamo anche un tour delle impostazioni. Come vedete potete ingrandire e diminuire la grandezza della mappa. Nel registro di pulizia potete vedere tutte le pulizie settimanali, mensili e anche la durata. Programmare la pulizia, ad esempio potete decidere di impostare un'ora precisa e un giorno della settimana in cui fare la pulizia e anche personalizzare la pulizia, decidendo di fare solo lavaggio oppure aspirazione e lavaggio e anche decidere la quantità dell'acqua, per cui è un'applicazione ben costruita perché è completamente personalizzabile. Sulla manutenzione potete controllare il tempo di utilizzo prima di cambiare i componenti come il filtro, il panno a rullo e anche la spazzola laterale, per cui non ve lo dovrete ricordare a memoria, ma vi basterà guardare periodicamente l'applicazione. Continuando con tutte le funzioni potete modificare le impostazioni della dock station. Io ho abilitato lo svuotamento automatico, potete optare per svuotamento standard oppure ad alta frequenza. Io onestamente mi sono trovato bene con il livello standard. Stessa cosa per la potenza di raccolta della polvere, io ho lasciato standard, ma se lo volete far funzionare magari di notte e siete su un condominio potete anche optare con la modalità silenzioso e il robottino farà molto meno rumore durante l'aspirazione alla fine della pulizia. Per quanto riguarda invece la modalità lavaggio dei panni ci sono varie opzioni, potete optare per la modalità eco con panno a temperatura normale per risparmiare un po' la corrente
corrente durante l'utilizzo standard o profondo, nel mio caso ho lasciato il controllo nella modalità intelligente, che secondo me è quella più performante tra le varie scelte a disposizione. Per quanto riguarda la frequenza del lavaggio, io l'ho lasciato sempre nella modalità intelligente, ma onestamente in tutti i robottini che ho recensito nel mio canale ho sempre notato che lasciare attiva la modalità intelligente è sempre la scelta migliore. In ogni modo, se voi invece volete personalizzare, potete attivare il lavaggio dei mop alla fine di ogni stanza oppure per tempo, attivando la pulizia ogni 10, 15 o 25 minuti. E concludendo questa parte della DocStation, potete anche modificare la durata dell'asciugatura 2 ore, 3 ore o 4 ore. Io ho lasciato una via di mezzo optando per le 3 ore. Altra caratteristica che voglio approfondire è l'intelligenza artificiale ICO. Veramente un bel nome, molto simpatico, la potete personalizzare sia come lingua, guardate in quante lingue è disponibile e ovviamente è disponibile anche in italiano. Vi consiglia anche i vari comandi che potete attivare vocalmente, li trovate tutti scritti sempre all'interno dell'applicazione, ma la cosa interessante è che potete modificare la tipologia di pulizia nelle varie aree. Potete fare lavaggio e pulizia in camera e solo aspirazione ad esempio in sala o viceversa, per cui è veramente completamente personalizzabile. È presente anche una guida che vi aiuta a risolvere qualsiasi problema, ma ricordatevi che anche ICO, che è l'intelligenza artificiale, può aiutarvi a risolvere qualsiasi problema durante la pulizia. Questa diciamo era l'infarinatura base della postazione. Adesso riprendiamo la pulizia, si sta avvicinando alla zona del riso, vediamo se lo riesce a pulire. Guardate come lo sta aspirando, avete visto, non è rimasto neanche un chicchino, spero che si veda bene dalla telecamera. Beccatevi anche in questo caso l'estensione del roller mop, è veramente preciso nei bordi e ha capito che in questa zona è presente la macchia. Voglio vedere se ci torna a passare. Sì, guardate come l'ha vista, ha sollevato le 2 spazzole così da non sporcarle durante il lavaggio. Guardate la potenza di lavaggio, beccatela in diretta. In soli 2-3 passaggi ha rimosso completamente la macchia. Guardate la spazzola come è completamente sollevata così da non sporcarla durante il lavaggio del pavimento. Ci sta passando più e più volte nella stessa posizione, infatti se vedete questa zona è più bagnata rispetto alle altre perché appunto sta facendo un lavaggio molto più strong e secondo me anche con ottimi risultati. Vi ricordate quanto era grande la macchia e non è rimasto praticamente niente. E grazie alla pulizia istantanea con acqua fresca del roller mop che si pulisce 200 volte in un minuto, non rischia di spostarsi in giro per casa lo sporco che ha appena pulito. E beccatevi anche questa mossa geniale, è stato programmato che appena rileva una macchia molto più resistente, prima di riprendere la pulizia torna direttamente alla base per lavare nuovamente il roller mop, così da avere sempre il roller pulito al 100% durante la pulizia. Questo robot mi sta stupendo sempre di più perché dopo essere andato a pulirsi dalla stazione di ricarica è esattamente tornato nella zona della macchietta per dare ancora una pulizia aggiuntiva utilizzando il detergente Extra Strong. E ora che ha fatto anche il passaggio col detersivo Super Strong, andiamo a fare un test con questo centrino, uno dei 1000 che mia madre ha sparso per casa, praticamente ci copre di tutto. Proviamo a vedere se sono rimaste degli aloni di vino nero. Ci vado a calcare, ma non è rimasto assolutamente niente. Vado di nuovo a strofinarci sopra. Incredibile, non ho mai visto una potenza del lavaggio a questo livello da un robottino aspirapolvere. Guardate come si sta avvicinando alla macchia del ketchup, ha subito alzato la spazzola perché l'ha riconosciuta veramente in istantanea e adesso ci sta passando con il mop, è riuscito a tirare via il ketchup in un singolo passaggio. È rimasto solo queste 2 macchiettine che secondo me nel passaggio successivo andrà a rimuovere completamente. Ha rimosso anche l'ultima parte di ketchup che era rimasta nel pavimento. E ora vediamo se riesce a superare la pedana. Guardate come sale, sembra un ragnetto. Devo dire che mi ha stupito perché al primo passaggio è riuscito a salire senza problemi e ora si sta andando a concentrare nella pulizia del tappeto. Appena è andato sopra il tappeto ha alzato il roller mop, per cui anche il riconoscimento dei tappeti ha funzionato veramente in maniera perfetta. Anche il tappeto lo sta pulendo a serpentina, ci siamo quasi alla zona del prezzemolo. Ecco, da qua si vede perfettamente come il mop è completamente sollevato. Ci stiamo avvicinando alla zona del prezzemolo, vediamo la pulizia dopo il passaggio.
Guardate che spettacolo, non è rimasto assolutamente niente e sapete anche voi che le bricioline che si vanno a incastrare all'interno della texture del tappeto non sono facili da tirare via in un solo passaggio. E ora che ha ultimato tutti gli ambienti, dopo la pulizia del tappeto, sta scendendo la pedana per tornare alla dock station. Guardate anche nella discesa che rapidità, e la mappatura ha funzionato perfettamente sia nell'orientamento del robottino ma anche nella ricerca della dock station. Sono curioso di vedere la tecnologia ciclonica, guardate il super vortice durante l'aspirazione. Per quanto riguarda i dati di pulizia, la dock station lava il roller mop a una temperatura di ben 75 gradi. E ora andiamo a vedere come ha pulito la dock station il nostro X1. Non è rimasta nessuna traccia né del vino ma neanche del ketchup, e anche la spazzola centrale è stata pulita perfettamente. Per quanto riguarda l'asciugatura, viene sempre fatta con aria calda ma a 55 gradi. E ora andiamo a estrarre il nostro contenitore. Sono curioso di vedere tutto lo sporco e le bricioline presenti all'interno. Lo andiamo a svuotare, beccatevi tutta la sporcizia, mamma mia! Veramente impressionante, e grazie al vantaggio di non avere il sacchetto risparmierete tantissimo per quanto riguarda la manutenzione di questo Ecovacs. Ed è comodo perché il contenitore, essendo trasparente e a vista, potete monitorarlo in tempo reale e sapere esattamente quando è il momento di svuotarlo. Vi informo però che se siete nostalgici e preferite i classici modelli con il sacchettino raccogli polvere, potete acquistare la stessa linea Ecovacs X11 dotata però di sacchettino, per cui questa linea Ecovacs si adatta a tutte le esigenze, avendo la possibilità di scelta sia di un modello col sacchettino e di questo modello con tecnologia ciclonica. E ora che l'X11 ha completato il lavaggio e l'aspirazione, vi voglio far vedere un tour della casa dopo la pulizia. Guardate nei battiscopa, se vi ricordate qui era pieno di prezzemolo, non è rimasto assolutamente niente. Stessa cosa in questa zona che avevo disseminato di riso, e guardate anche da vicino non è rimasto neanche un chicco. Per non parlare nella zona centrale della sala, vi ricordate la super macchia di vino? Non vedo né polvere né bricioline rimaste in giro per casa, e anche per le tempistiche è stato veramente rapido, è riuscito a lavare tutta quest'area in soli 50 minuti. Per quanto riguarda il prezzo di lancio di questo robottino, si aggirerà intorno ai 1000 euro, un po' come tutti i top di gamma presenti attualmente sul mercato. Ovviamente se ci saranno delle promo al lancio o dei codici sconto, ve li lascerò direttamente nel primo commento e nella descrizione di questo video. E per quanto riguarda le mie considerazioni, gli oltre 19.000 pascal si sono fatti sentire, e come lavaggio, come vi dicevo durante l'introduzione, l'utilizzo del roller mop per me è stata una scelta azzeccatissima, perché si vede perfettamente, soprattutto sulle macchie, l'aumento di pressione durante il lavaggio, che sicuramente i classici mop rotanti non riescono a eguagliare. Per cui tutto sommato, se state cercando un robot pulitore top di gamma e avete anche una casa molto grande, sicuramente questo Ecovacs di Bosch X11 Omnicycle potrebbe essere la scelta vincente. Se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Da Luca Take e da questo X11 appena tornato nella dock station è proprio tutto. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!